Qualche mese fa, poco dopo il lancio sul mercato, vi ho presentato il Crane 2, un gimbal che ho definito fenomenale. Bene, dopo mesi di utilizzo la mia opinione non è cambiata, continua ad essere un oggetto fantastico, eppure ho deciso di sostituirlo con il Ronin M, uno stabilizzatore che è stato presentato più di 2 anni fa. Vi spiego come mai. Il Crane ha un enorme punto positivo, la versatilità. Quando è nella sua valigetta è portatile e discreto, si monta in un attimo e, nonostante le dimensioni e il peso, supporta fino a 3 kg di carico. Tuttavia, da quando ce l'ho io non l'ho praticamente mai usato in questa configurazione. L'utilizzo è avvenuto principalmente sui vari set a cui ho preso parte e, in tali occasioni, oltre alla camera c'era bisogno di un monitor e di una piastra con una batteria esterna. In questi casi allo stabilizzatore bisogna aggiungere un dual handle, ovvero un supporto con 2 maniglie che rendono più semplice l'uso prolungato e permettono di fissare diversi dispositivi. Ciò fa sì che la preparazione richieda più tempo, ma non è un problema perché sui set sono previsti determinati momenti per preparare con calma l'attrezzatura necessaria. Rimane però un gimbal pensato per un uso ad una mano e quindi il tutto risulta più delicato. Inoltre, ultimamente in alcuni cortometraggi sto usando delle videocamere da cinema che la scuola mette a disposizione e quelle sono troppo ingombranti per essere usate sul Zhiyun. Perciò ho deciso che era arrivato il momento di fare un salto di qualità e prendere un Ronin, che supporta più o meno lo stesso carico ma ha spazio sufficiente per tali macchine e, nel complesso, è più solido. Non so come spiegarvi, è proprio una sensazione. Quando tenete in mano il Crane lo sentite assolutamente robusto, ma se lo utilizzate con il dual handle vi sembra tutto estremamente in bilico, cosa che con il DJI non succede, anzi la solidità si vede e si sente. Ci va un po' di più per prepararlo, ma una volta che uno ci ha preso la mano è comunque questione di 5-10 minuti al massimo. Ovviamente non è perfetto, addirittura sotto un certo punto di vista è meno avanzato del Crane. Per esempio quest'ultimo integra un display e un joystick che consentono di impostare e muovere lo stabilizzatore. Il Ronin al contrario ne è sprovvisto e se si vogliono tali funzioni bisogna per forza comprare un controller wireless. In più l'applicazione mobile di Zhiyun è buona, molto semplice ma ben fatta. Quella di DJI... beh, dire che è imbarazzante è farle un complimento. A parte la grafica in stile iOS 5, a una prima occhiata potrebbe pure sembrare completa, peccato che non vada. Una volta connesso il gimbal richiede di inserire un nome e una password, ma poi non li prende. Cara DJI, io ti adoro, ma se crei un'app per un device da 1000 euro e poi non l'aggiorni per 2 anni, è normale che gli utenti si incazzino, e hanno ragione, diamine. Anche perché serve per aggiustare diversi settaggi e l'unico altro modo per farlo è passare per il computer, che è scomodissimo. A parte questo, le funzioni sono molto simili ed entrambi possono seguire in modo fluido i movimenti di pan e tilt o tenere la camera sempre puntata nella stessa direzione. Un vantaggio del Ronin però è che ha 3 modalità. La Underslung Mode, che è quella di default con la camera all'altezza della vita e che può essere utilizzata tramite la maniglia superiore pure rasoterra, la Upright Mode con la camera girata al contrario all'altezza del volto e la Briefcase Mode che sostanzialmente permette di ridurre l'ingombro delle braccia nel caso si debbano girare delle scene in ambienti particolarmente stretti. Il Zhiyun invece non ha una Briefcase Mode, quindi quando lo utilizzate con il dual handle rischiate di avere impedimenti seri passando attraverso porte e altri vani. Inoltre non può essere acceso in modalità ribaltata, quindi dovrete accenderlo normalmente per poi ruotarlo, facendo casino, aggrovigliando i cavi, eccetera eccetera. Il Ronin può essere attivato sia in Underslung che in Upright Mode e questo è comodissimo. L'ultimo punto da tenere in considerazione sono le batterie. Quelle della DJI durano circa 3-4 ore e per una giornata di set dovrete averne dietro almeno 2 o 3. Se poi tramite la batteria del gimbal alimentate pure la camera, meglio abbondare. Quelle del Crane in teoria dovrebbero durare più di 12 ore, tuttavia, e questa è probabilmente l'unica vera critica che posso fare a Zhiyun, dopo nemmeno un anno di utilizzo la capacità si è ridotta drasticamente e adesso più di 5 ore non le faccio. Potrei aver ricevuto io delle batterie difettose, ma non è comunque il massimo. Ah, il Crane 2 ha anche la rotella per la messa a fuoco, ma o avete una Canon 5D o comprate a parte un accessorio dedicato, oppure difficilmente ve ne farete qualcosa. Insomma, sono 2 dispositivi con pro e contro.
Semplicemente, se siete interessati all'acquisto di un prodotto di questo tipo, valutate attentamente per cosa lo usereste. Se avete già un corredo video di un certo livello e contate di utilizzarlo su un set, dunque con riprese studiate e preparate in anticipo, ma allo stesso tempo che possono durare un'intera giornata e che quindi potrebbero costringervi a usare lo stabilizzatore per diverse ore di fila, a mio parere un Ronin è meglio, perché è pensato e ottimizzato per l'uso a due mani. Inoltre arriva insieme a un controller remoto per un eventuale aiuto operatore. Se invece avete bisogno che sia facilmente trasportabile, velocissimo da preparare e utilizzare e non ritenete così fondamentale avere un dual handle, il Crane è perfetto. Come detto all'inizio, a me in questo momento serve di più il Ronin ed è per questo che ho deciso di fare il cambio. Ciò non vuol dire che non mi serva un gimbal compatto da portare in giro quando viaggio e infatti a breve dovrebbe arrivarmene uno appena uscito che vi presenterò sicuramente, ma per i set non c'è paragone. Tra l'altro, importantissimo se decidete di acquistare il DJI, tenete presente che arriva sprovvisto di custodia ed è un acquisto supplementare praticamente obbligatorio in quanto un oggetto del genere va protetto. Di case ce ne sono di tutti i tipi, si va dagli zaini alle valigie di plastica a quelle di alluminio e di tutte le fasce di prezzo. Io ne ho ricevuta una da MC Cases e mi sto trovando benissimo in quanto esternamente è rigida e anti-urto e internamente è imbottita di gomma a piuma, divisa su due piani e perfettamente sagomata per accogliere le varie parti dello stabilizzatore, compresi eventuali accessori. Le chiusure sono resistenti e le dimensioni relativamente compatte, il che la rende ideale anche per il trasporto a mano. Infine il prezzo è di 200 euro e siccome le custodie vanno dai 150 ai 400 è abbastanza concorrenziale. Rimane un prezzo alto, ma è un investimento che vale la pena fare. Bene, direi che per oggi è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto e se è così ricordatevi di farmelo sapere lasciando un bel like e un commento. Se acquistate su Amazon non dimenticatevi di farlo tramite i link qui sotto così mi arriverà una piccola percentuale utile per continuare a migliorare l'attrezzatura e basta. Noi ci rivediamo la prossima settimana.